Ciao a tutti e bentornati su Turkey News Magazine. Oggi vi avverto subito, quello che stiamo per raccontare è di quelli che fanno rumore, che si insinuano tra le pieghe dei social e non ti lasciano più in pace finché non hai ascoltato ogni sfumatura. Se è la prima volta che passate da qui, mettetevi comodi, perché la vicenda che circola attorno a Erkan Meric ha già acceso commenti, reazioni e perfino qualche amara frecciata. Non fingiamo sorpresa, ma neanche indifferenza, perché quando entra in scena Erkan, la quiete scompare e le emozioni si accendono come fiammiferi in una stanza buia. E questa volta la miccia è stata accesa da una presenza nuova, da parole sussurrate e poi ripetute come un coro, fino a diventare un titolo secco, una frase che punge come una spilla appuntata sul cuore. Erkan ha un nuovo scandalo. La fidanzata critica Zal. Non sa cosa si è persa. Vi suona forte, vero? È naturale. E non è un gioco di echi, ma una dichiarazione che corre tra le pagine dei giornali, gli account dei blog e le storie che durano 24 ore ma restano nella memoria per settimane. Partiamo dall'inizio, per capire come tutto si è incastrato con precisione quasi spietata. Da qualche tempo, il nome di Erkan Meric veniva accompagnato da sussurri, da comparsate furtive, da fotografie sfocate in cui la figura accanto a lui sembrava più una promessa che una certezza. Sapete bene come funziona. Basta un'uscita tarda sera, un braccialetto riconoscibile, un cappotto che appare nello specchio di un ristorante, e il puzzle comincia a comporsi. Ma stavolta non parliamo di un fantasma di passaggio. Stavolta si parla di una persona che ha smesso di fare la comparsa e si è messa al centro del palco. E non con un semplice sorriso. No. Con parole affilate e un tono che non chiede permesso. Lei, la nuova compagna di Erkan, ha deciso che il suo ingresso non sarebbe stato timido. Non si è limitata a camminargli accanto, a sorridere per qualche obiettivo distratto, a lasciare al pubblico il compito di indovinare. Ha scelto la via più scivolosa, la più rumorosa, la più commentata, la via del confronto, o meglio, dell'attacco. Un attacco diretto a quello che per molti è un simbolo, una storia che ha fatto battere cuori e scorrere fiumi di parole, una presenza che ancora oggi suscita rispetto e nostalgia, Azal Suba. E la frase con cui ha firmato il suo biglietto d'ingresso è diventata il centro dell'uragano, non sa cosa si è persa. Fermiamoci un secondo su queste parole. Non sono un commento distratto, non sono una frase lasciata lì per caso, non sono un'emozione sfuggita. Sono una linea tracciata con sicurezza, una dichiarazione che pretende di misurare il passato e di proclamare il presente. È come se dicesse: quello che io ho, quello che Erkan è con me, quello che stiamo vivendo, vale più di ciò che è stato. E in un mondo in cui le storie d'amore dei personaggi più amati diventano narrazioni collettive, questa è benzina sul fuoco. Perché Azal non è un nome che scivola via, è una protagonista nel cuore di chi l'ha seguita, un volto che ricorda momenti, scene, chimiche, attese. E quando qualcuno la colpisce, anche solo con una frase apparentemente semplice, si alza un coro di difesa, di sdegno, di domande brucianti. Ma chi è davvero questa nuova figura accanto a Erkan? C'è chi dice che sia una persona discreta diventata, suo malgrado, bersaglio di curiosità, c'è chi sostiene che fosse pronta da tempo, e che queste parole facciano parte di una strategia tanto rischiosa quanto efficace. Qualcuno la chiama Dido, forse un soprannome, forse un nome d'arte, forse solo un'etichetta provvisoria dietro cui si nasconde la volontà di farsi notare. Perché, e lo sappiamo, i riflettori non si conquistano sempre con la pazienza, a volte si afferrano con una frase che inchioda tutti al telefono. Non sa cosa si è persa. Ripetetela e ascoltate l'eco. È un giudizio. È un guanto di sfida. È una ferita aperta lì dove il pubblico conserva il ricordo di una coppia che ha fatto sognare. E qui entra in scena Zal, non con le sue parole, ma con la sua figura, con il suo percorso, con ciò che rappresenta. Attrice amata, apprezzata per talento e tenacia, per la grazia con cui ha affrontato le luci della ribalta e le ombre delle chiacchiere, Azal è abituata a essere osservata. Eppure, di fronte a un commento così diretto, la domanda sorge spontanea: tacerà, come spesso fanno i grandi quando decidono che il silenzio è la risposta più elegante?
Oppure sceglierà una replica sottile, una frase capace di rimettere a posto ogni tassello senza scivolare nell'amarezza? Chi la conosce scommette sulla prima opzione. Ma intanto l'effetto è già esploso. I fan si dividono, i social ribollono, le interpretazioni si rincorrono. In tutto questo, che cosa fa Erkan? È la domanda che molti si pongono. Perché in ogni vicenda del cuore ci sono i protagonisti visibili e le mani invisibili che guidano, approvano, frenano. Erkan sa? Appoggia? O cerca di contenere, di raffreddare, di evitare che le parole della sua nuova compagna diventano onde alte capaci di travolgerlo? C'è chi giura di averlo visto più pensieroso del solito, c'è chi sostiene che non gli sfugga nulla e che, se avesse voluto, avrebbe fermato tutto sul nascere. Altri, invece, leggono in questo silenzio una strategia. Lasciare che siano gli altri a parlare, che il clamore si sfoghi, per poi tornare a posare il piede a terra con un sorriso che dice più di 1000 spiegazioni. Non sottovalutiamo però un'altra possibilità, meno clamorosa ma spesso più vera. A volte una frase, isolata e ripetuta, diventa più grande del contesto da cui è nata. Potrebbe essere stata detta tra amici, sussurrata fuori da un locale, appuntata in una storia che si voleva ironica. Poi qualcuno l'ha afferrata, l'ha ingigantita, l'ha trasformata nella punta di un iceberg emotivo. Eppure, e qui sta il punto, non sa cosa si è persa, non suona come uno scivolone. Suona come un manifesto. E quando una frase suona così, il pubblico non si limita a passare oltre. Resta. Commenta. Ricama. Ripercorriamo gli elementi. Erkan appare in compagnia di una nuova partner, la cui identità non è completamente chiara ma abbastanza definita da accendere interesse. Questa nuova presenza non esita a toccare l'argomento più delicato, il confronto con Azal. E sceglie l'arma del giudizio, una frase che trasforma il passato in un errore e il presente in un trionfo. È una mossa audace, che offre visibilità immediata ma espone a critiche feroci. Perché parlare di Azal significa varcare un confine sacro per molti. Significa puntare il dito contro un ricordo condiviso, contro un'idea di coppia che ha avuto il potere di un racconto di cui il pubblico si sente parte. Le reazioni, come prevedibile, sono schizzate in ogni direzione. Da un lato, chi sostiene la nuova relazione di Erkan, convinto che il cambiamento sia sinonimo di crescita e che, in fondo, ognuno abbia il diritto di rivendicare ciò che vive ora. Dall'altro lato, i fan di Azal, feriti da quella frase, pronti a difendere non solo l'attrice ma l'immagine di rispetto e misura che lei incarna. Nel mezzo, tanti osservatori che vedono in tutto questo l'ennesima prova di quanto il mondo dello spettacolo sia una macchina che si nutre di simboli, di contrasti, di riflessi emotivi. Una scintilla, e l'incendio è fatto. Un commento, e la tempesta si gonfia. Eppure, al di là del rumore, resta una domanda che batte come un cuore. Che cosa dicono queste parole di chi le pronuncia? Sono il segno di un'insicurezza che cerca conferme screditando chi c'era prima? O sono il frutto di una convinzione profonda, di una felicità che vuole essere difesa con un atto di orgoglio, quasi di rivalsa? Forse entrambe le cose. Forse l'amore, quando entra in territori già vissuti e amati dal pubblico, chiede coraggio doppio, e a volte quel coraggio si traveste da sfida. Forse non c'è cattiveria, ma la volontà di proteggere un presente che ha paura di essere paragonato a un passato ingombrante. Se allarghiamo l'obiettivo, vediamo una scena più ampia. Erkan, da sempre capace di generare attenzioni fortissime, continua a muoversi in un ecosistema in cui ogni gesto trova un'eco amplificata. La nuova partner, che ha scelto le parole come strumento di affermazione, si trova ora a fronteggiare non solo un ex nome illustre, ma la percezione di un pubblico che mal digerisce gli attacchi. E Azal, in questo triangolo rumoroso, diventa paradossalmente il punto fermo, il riferimento di eleganza e misura, colei che potrebbe zittire tutti con un semplice sorriso e un passo in avanti nella sua carriera, come ha fatto tante volte. C'è chi si domanda se questa frase, così nitida, non avrà un costo. Le cose dette per ferire tendono a tornare indietro come boomerang, soprattutto quando colpiscono una figura amata. Attaccare Azal è una scommessa che garantisce i titoli,
È vero, ma rischia di incollare addosso un'etichetta difficile da togliere. Eppure, c'è anche il rovescio della medaglia: nello spettacolo, la visibilità è una moneta potente. Oggi un'ondata di critiche, domani un'ondata di curiosità. E intanto il nome resta sulle bocche di tutti, e i click, si sa, non fanno domande. Intanto, Erkan cammina su una linea sottile. Se tacesse troppo, sembrerebbe complice. Se intervenisse, potrebbe apparire difensivo o, peggio, colpevolizzare chi gli sta accanto. La verità è che ogni scelta ha un peso. Forse la strada migliore è quella del chiarimento sereno, privato, lontano dai riflettori, lasciando che le azioni raccontino una storia più forte delle parole. Una cena tranquilla, un gesto gentile, un sorriso inatteso. A volte basta questo per ricalibrare il racconto, per dire al pubblico che il presente non ha bisogno di umiliare il passato per essere vero. E cosa potrà fare Azal? Probabilmente nulla di più elegante di ciò che ha sempre fatto: procedere. Continuare a brillare senza implorare il favore di nessuno, senza raccogliere la sfida. Perché c'è una forza particolare nel non reagire. C'è una leggerezza invincibile nel non prestare il fianco all'ombra di parole che non meritano il peso di una guerra. Eppure, se un giorno dovesse parlare, non servirebbero fuochi d'artificio, basterebbe una frase pulita, lucida, per rimettere in prospettiva l'intera faccenda. Alla fine, quello che resta a noi è la consapevolezza che tutto questo è parte di un gioco più grande. Le storie d'amore dei volti che amiamo non appartengono mai solo a loro. Diventano cornici in cui il pubblico riflette desideri, paure, sogni. È per questo che una frase come "non sa cosa si è persa" brucia così tanto. Perché parla a tutti, perché ci costringe a ripensare a ciò che è stato, a chiedere conto a ciò che è. E perché ci divide, come sempre accade con le parole che cercano di semplificare un universo di emozioni. Adesso la domanda è una soltanto: fin dove arriverà questa ondata? Le prossime ore diranno molto. Se ci sarà un gesto di Erkan, se arriverà una sfumatura di risposta, se calerà il silenzio. Noi resteremo a osservare ogni dettaglio, senza perdere di vista ciò che conta: la dignità di chi, in questa storia, ha già dato tanto al pubblico. Perché, al di là dei titoli, la vera partita si gioca sulla credibilità, sul rispetto, sulla serenità che ognuno saprà preservare. Noi di Turkey News Magazine continueremo a seguire passo dopo passo l'evoluzione di questa vicenda, con lo sguardo attento di chi conosce i riflessi della fama e non si lascia abbagliare. Vogliamo raccontarvi i fatti, ma anche fermarci dove iniziano le sensibilità delle persone. Perché dietro i nomi che riempiono le copertine ci sono battiti, ci sono scelte difficili, ci sono giorni luminosi e altri di nuvole. Prima di salutarvi, lo ripetiamo, la frase è forte: non si dimentica. Erkan ha una nuova compagna, e quella compagna ha scelto una linea dura, reclamando il presente e misurandolo contro una memoria amata. Non è la prima volta che accade, e non sarà l'ultima. In questo mondo, le parole sono scale e precipizi insieme. Si può salire, ma si può anche cadere. E a volte, restare fermi, in silenzio, è l'unico modo per restare al sicuro. Se volete restare aggiornati, sapete dove trovarci. Noi ci saremo, qui, pronti a raccontarvi come andrà a finire, pronti a dirvi se "non sa cosa si è persa" sarà ricordata come una fiammata passeggera o come il punto di svolta che ha cambiato il tono della storia. Per ora, la scena resta aperta, il pubblico trattiene il respiro, e la notte è ancora lunga. E noi, con voi, aspettiamo il prossimo atto, certi che, qualunque cosa accada, impareremo qualcosa in più su come l'amore, quando è osservato da milioni di occhi, diventa sempre, inevitabilmente, un racconto più grande di chi lo vive.